Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Euspitus Zentiva Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 16 marzo 2022. Cos'è Euspitus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Euspitus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Euspitus? Euspitus ha un farmaco a base del principio attivo levotropizina, appartenente alla categoria degli antitussivi e nello specifico altri sedativi della tosse. È commercializzato in Italia dall'azienda Zentiva Italia SRL. Euspitus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zentiva Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: levotropizina. Gruppo terapeutico: antitussivi. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: terapia sintomatica della tosse. Posologia: adulti. 20 gocce, corrispondenti a 60 mg, fino a 3 volte al giorno ad intervalli di almeno 6 ore a meno di diversa prescrizione da parte del medico. Bambini: fino a 3 somministrazioni giornaliere distanziate da almeno 6 ore, come da schema seguente. Peso, chilogrammi. Numero di gocce per ogni somministrazione. Peso, chilogrammi. Numero gocce per ogni somministrazione. 7, 10, 3, 29, 31, 10, 11, 13, 4, 32, 34, 11, 14, 16, 5, 35, 37, 12, 17, 19, 6, 38, 40, 13, 20, 22, 7, 41, 43, 14, 23, 25, 8, 44, 46, 15, 26, 28, 9, superiore a 46, 20. A giudizio del medico i dosaggi sopra riportati possono essere raddoppiati sino comunque ad un massimo di 20 gocce 3 volte al giorno. Le gocce devono essere preferibilmente diluite in mezzo bicchiere d'acqua. Il trattamento dovrebbe essere continuato fino alla scomparsa della tosse o secondo la prescrizione del medico. Tuttavia, se dopo 2 settimane di terapia la tosse dovesse ancora essere presente, è consigliabile interrompere il trattamento e chiedere consiglio al medico. Infatti la tosse ha un sintomo e andrebbe studiata e trattata la patologia causale. Popolazione pediatrica. Non somministrare a bambini di età inferiore a 2 anni, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La somministrazione del farmaco deve essere evitata nei pazienti con broncornea e con ridotta funzionalità mucociliare, sindrome di Cartagener, discinesia ciliare. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Gravidanza e allattamento. Non somministrare a bambini di età inferiore a 2 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'osservazione che i profili farmacocinetici della levotropizina non sono marcatamente alterati nell'anziano suggerisce che correzioni di dose o modifiche degli intervalli tra le somministrazioni possono non essere richiesti nella terza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli studi di farmacologia animale hanno dimostrato che levotropizina non potenzia l'effetto farmacologico di sostanze attive sul sistema nervoso centrale, esempio benzodiazepine, alcol, fenitoina, imipramina. Nell'animale il prodotto non modifica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Euspitus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Euspitus durante la gravidanza e l'allattamento? Gli studi di teratogenesi, riproduzione e fertilità come quelli peri e postnatali non hanno rivelato effetti tossici specifici. Tuttavia, poiché ha copyright negli studi tossicologici nell'animale la dose di 24, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Tuttavia, poiché ha copyright il prodotto può, anche se raramente, causare sonnolenza, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Usare con cautela in quei pazienti che intendono condurre veicoli o manovrare macchinari, informandoli di questa possibilità.
Effetti indesiderati. Durante il trattamento con levodoropropizina si possono verificare palpitazioni, tachicardia, nausea, vomito, diarrea, eritema. Le reazioni riportate come serie sono orticaria e reazione anafilattica. La maggior parte delle reazioni avverse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati effetti indesiderati significativi dopo somministrazione del farmaco fino a 240 mg in somministrazione singola e fino a 120 mg TID per 8 giorni consecutivi. Sono noti casi di sovradosaggio in bambini di età compresa tra 2 e 4 anni. Si tratta di casi di overdose accidentale tutti risolti senza conseguenze. Nella maggior parte dei casi i pazienti hanno manifestato dolore addominale e vomito ed in un caso, dopo l'assunzione di 600 mg di levodoropropizina, la paziente ha manifestato sonno eccessivo e saturazione d'ossigeno diminuita. In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, istituire immediatamente una terapia sintomatica ed applicare le solite misure di emergenza, lavanda gastrica, pasto di carbone attivo, somministrazione parenterale di liquido, eccetera, se del caso. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Sedativi della tosse. Codice ATC. R05DB27. Levodoropropizina ha una molecola ottenuta per sintesi stereospecifica e corrisponde chimicamente a S,3,4-fenilpiperazin 1, il, propan 1,2, diolo. Proprietà farmacocinetiche. Studi di farmacocinetica sono stati condotti nel ratto, nel cane e nell'uomo. L'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione sono risultati molto simili nelle 3 specie considerate, con una biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta per ossa rispettivamente di 886,5 mg/kg, 1287 mg/kg e 2492 mg/kg nel ratto, topo e cavia. L'indice terapeutico nella cavia, calcolato come rapporto DL50/D, elenco degli eccipienti: glicole propilenico, xilitolo, sodio saccarinato, metilpareidrossibenzoato, aroma frutti di bosco, aroma anice, acido citrico anidro, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.